Naviganti del hobby, bentornati sul canale. Allora, mi è arrivata finalmente, dopo tipo un anno che avevo fatto il backing sul Kickstarter, la wet palette di Game Envy. L'avevo già avuta, avevo già fatto il primo Kickstarter. Se volete, sulla playlist recensioni trovate anche una comparazione fra le varie wet palette. Diciamo che normalmente, poi sapete che ho anche degli sponsor sul canale che me le forniscono, io uso The Army Painter e soprattutto uso la Red Grass, ma ho sempre avuto questa meravigliosa Game Envy che è gigantesca. Ne hanno fatto una più compatta, l'ho presa al volo perché hanno cambiato ovviamente qualcosa e nella tecnologia sono migliorati, e voglio farvela vedere perché ci sono un paio di cose che potrebbero essere innovative. Subito dopo la sigla. Un anno di attesa dal backing, sono stati veramente oberati di ordini, e questo è un bene per la Game Envy, da un lato un male per i backer perché uno si aspetta che la cosa si sblocchi in 4-5 mesi e ci vogliono più di 12 mesi, quindi peccato. Comunque è arrivata, vediamo adesso di cosa parliamo. Innanzitutto 3-4, anzi 6 adesivi, in questo caso sono tutti adesivi, sì, che potete attaccare dove volete, sia sulla wet palette che in giro per il vostro tavolo. Poi avete il diciamo bigliettino di Game Envy che vi dice, diciamo, vi fa vedere anche tutta l'intera gamma. Ci sono varie cose divertenti che avevo già avuto con lo scorso, per esempio, Kickstarter, che era questo, per esempio, che lo vedete qua. Praticamente è un bicchierino che vi permette di lavare anche il pennello sul fondo, anche se io lo sconsiglio sempre perché effettivamente quello rovina un po' il pelo, però vedete che diventa un bicchiere con una profondità notevole ed è facile da mettere via e si può praticamente portare in giro, quindi diventa facile quando per esempio andate in vacanza, molto utile. Al di là di questo, insomma, ci sono le varie wet palette con le varie grandezze. Sono rimasto un po' amareggiato, ve lo dico già, ma ho scritto una mail a Game Envy per capire come mai io non ho, e ve li faccio vedere da vicino, i 4 nuovi angoli e spigoli, diciamo, fatti in rame, che mi aspettavo di vedere sinceramente anche sulla piccola, invece probabilmente sono solo sulla grande. Sono dei pesi in rame che servono a disinfettare il velo in modo tale che non si formi la muffa. Ci sono vari metodi che hanno utilizzato, fra cui questo, e mi aspettavo di trovarlo, vi dico già che non c'è, quindi se lo volete penso che sia solo nella grande, ma vi dirò qualcosa magari in un post in aggiornamento, perché ho scritto appunto per capire. Al di là di questo, ovviamente loro vi ringraziano per tutto quanto, e partiamo con il painting diciamo vero e proprio. 50 sheets, queste qua sono praticamente della misura e della grandezza ovviamente della mia wet palette, e sono appunto dei veli di carta velina, ok, carta da forno per capirci, fatta un po' meglio. E poi abbiamo questi due foam che da un lato sono scuri e da un lato sono chiari. Tra un pochino vedremo come fare a fare il setup. E qui avete appunto il nuovo, diciamo, le nuove istruzioni per il setup. La prima cosa è che dobbiamo mettere una di queste sponge, di queste spugne, all'interno della base della wet palette con la parte alta verso l'alto, ok? Quindi la prima cosa da fare, intanto vi faccio vedere la wet palette com'è. Questa è la nuova Game Envy Exemplar, si chiama. Praticamente la parte alta si apre e diventa un vero e proprio portacellulare con questo solco che vi permette per esempio di seguire un tutorial. Poi avete all'interno praticamente dello spazio che nella volta scorsa era utilizzato per il dry brush, questa volta non c'è, diciamo, il foglio del dry brush, ma basta mettere praticamente anche per esempio un pezzo di carta tipo il tutto che si può riutilizzare anche, lo piegate in due, lo mettete qui dentro e avete un piccolo posto per fare dry brush. Poi ci sono ovviamente dei posti, dei punti per utilizzare per esempio gli enamel piuttosto che i colori a olio, e qui avete praticamente
avete uno scomparto che è abbastanza profondo, che vi permette, volendo, di mettere via i pennelli se non usate questo. Poi avete questo praticamente gommato supporto per i pennelli, che ovviamente si può mettere in un punto del genere, qualsiasi del tavolo, e aiuta a mantenere il pennello quando non lo state utilizzando. Addirittura si può mettere in piedi in questo modo qua, quindi potrebbe essere utile, sempre, secondo me questo è molto carino, nell'ottica che loro ragionano sempre nella portabilità, nel poter portare via, portarsi indietro il proprio materiale. Quindi l'ho già messo per esempio nel bicchiere che userò quando vado in vacanza. Per al di là di questo mi piace tantissimo perché serve a stendere praticamente il foglio di carta, molto utile, sia la volta scorsa che questa l'ho sempre tenuto perché è veramente utile. E la parte interna, che una volta era sopra, l'hanno messa diciamo nella parte interna. Questo nella volta scorsa era sopra, questa volta l'hanno tenuto all'interno, diciamo, del coperchietto. Serve a far entrare un po' di aria in modo tale che non diventi completamente solo umido l'interno, altrimenti, se volete che sia totalmente umido l'ambiente interno, a seconda di quanti giorni dovete lasciare lì dov'è il colore, potete chiuderlo per tenere il massimo dell'umidità, umidità che, aprendo praticamente solo 2 lati questa volta e non 4, avete un silicone che è veramente grosso e fatto bene. Guardate da vicino questo silicone, perché questo qua veramente mi ha colpito, molto morbido e molto bombato, molto diciamo che è vuoto all'interno ma è grosso, e permette veramente di isolare la wet palette, che alla fine sul fondo presenta, come la volta scorsa, una zigrinatura. Quindi adesso che abbiamo visto questa cosa non dobbiamo fare altro che sistemare il nostro setup. Vi faccio vedere l'ultima cosa da questa distanza. Quando voi fate questo, vedete, avete proprio il setup completo, potete mettere un cellulare qui e potete seguire praticamente un vostro tutorial mentre dipingete con il vostro magari holder eccetera, che vi fa stare alti rispetto alla wet palette. Ok, torno a uno di ingrandimento per farvi vedere quindi come funziona. Lo vedo con voi. Dicono di mettere la sponge nuova, che penso è la novità numero 1 che hanno utilizzato qui. Nessuno dei competitor, diciamo, ed è un motivo per cui anche ve la mostro, nessuno dei competitor ha una spugna di questo genere. Sono tutte di foam, che sembra più che altro silicone gommato, cosa che tra l'altro a me piace un sacco, perché per esempio quella di Army Painter o quella di di Redgrass mi piace tantissimo. Qui invece siamo di fronte proprio a qualcosa di nuovo, da una parte più dura per fare in modo che resti più attaccata in grip, e dall'altra più morbida per avere più assorbimento. La prima cosa che va fatta è dare 40 secondi alla spugna con l'acqua, quindi va riempita. Adesso vi faccio così perché mi sta uscendo l'acqua a schizzo, anzi qui possiamo tranquillamente fare così. Questa è ovviamente acqua pulita, ragazzi, ovviamente non usate un altro tipo di acqua. Versate pure l'acqua abbondante e lasciate che faccia il suo mestiere per 40 secondi. In questi 40 secondi, questa diciamo che è la parte più importante del setup. Lasciate che la spugna abbia il suo praticamente tempo per diventare veramente imbevuta, perché a questo punto, con tanto di zigrinatura sotto, si sta espandendo e sta facendo in modo di diventare larga per non muoversi più di tanto. Vedete che ancora si muove, dovrebbe diventare sempre più larga e quindi dare questa possibilità di ancoraggio superiore, diciamo, no? Quando sono passati 40 secondi leviamo l'acqua in eccesso da un lato e dopodiché passiamo a mettere semplicemente il nostro foglio e praticamente il setup è pronto. Da lì in poi potete dipingere. L'esperimento da fare insieme ovviamente è quello di provare quanto dura una goccia di colore per esempio all'interno, e quindi vedere insomma se funziona tutto il discorso del setup, come questo del fatto di tenere umido piuttosto che no. Vi dico e non sto scherzando, che quando ho fatto il trasloco dello studio ho utilizzato sempre le 2 wet palette di Army Painter e Redgrass, quindi la Game Envy l'avevo lasciata da parte, l'ho aperta dopo un anno
ed aveva praticamente il foglio bianco pulito senza colore dentro. L'ho trovata senza muffa, ancora umida dopo un anno, quindi vuol dire che l'acqua che è rimasta dentro con questo tipo di silicone molto grosso sui bordi non è marcita, non puzzava assolutamente, è rimasta, ha fatto un microclima evidentemente che l'ha tenuta praticamente umida, quindi quando ho aperto zero odore, zero muffa. E questo è anche merito del fatto che sotto la vecchia ho 2 adesivi di scotch di rame, quindi se non avete gli angoli, se non avete il rame, potete farlo in questo modo qua. Comprate su Amazon oppure andate in un negozio di oggettistica il rame fatto a scotch proprio, ne staccate 2 pezzi e li mettete in verticale sotto la sponge. A quel punto il rame distrugge praticamente i batteri cattivi, nocivi, la muffa stessa, e quindi fa proprio da antibatterico e quindi riesce a rimuovere, diciamo, il più dei problemi che creano appunto i microclimi all'interno della wet palette. Vado, che sono passati 40 secondi, levo l'acqua e vediamo un pochino come va. Allora, ho levato l'acqua, ovviamente ne lascio un pochino leggermente sotto in modo tale che resti abbastanza umida. Sappiate che potete aggiungerla, se lo dovete fare quando c'è già la carta, cercate di farlo da un bordo in modo tale che non vada proprio sopra la carta, ovviamente. E qui vediamo un pochino. Allora, da un lato e dall'altro la velina sembra uguale, quindi di solito la cosa migliore è piegarla in questo modo, un po' come se fosse praticamente una di quelle cover, diciamo, per cellulare, no? Andate in centro e poi mettete i lati. Ovviamente in questo caso io tiro un pochino e la sistemo. A questo punto lei inizia a diventare umida e con il nostro, vedete che infatti comincia a girare, voi dovete continuare a stenderla in modo tale che continui a imbersi, come si può dire, che vada a imbeversi di carta, ok, e in italiano correggiuto. E niente, praticamente andiamo avanti fino a quando non si è completamente inumidita. Ovviamente qui posso aiutarmi con le dita un attimo in modo tale che stia un attimino sui bordi e poi vado a stendere con il mio attrezzino, vedete, e continuo a cercare di inumidirla. La carta da forno già sto sentendo che è più spessa di quella più tradizionale a cui siamo abituati, quindi devo dire che già qui ci vuole un po' più di tempo per il setup, però una volta che questo è fatto, secondo me questa wet palette potrebbe essere interessante perché ha sicuramente una durevolezza, diciamo una durata. Madonna, oggi con l'italiano ragazzi sono preso male, i temi erano importanti a scuola e niente, secondo me qui ci potrebbe essere una durata superiore perché sento proprio ancora bello umido e basta e si sta ancora sta prendendo la sua acqua, però non è male questa cosa, non è male. Adesso andiamo a vedere che succede se continuo a spingere per levare le bolle. Ok, ci vuole un po' di più, ma devo dire che non è male questa cosa perché effettivamente rimane umida, ma si sente proprio che è più spessa la carta e quindi potrebbe essere interessante appunto per un discorso di durata superiore del colore sopra. Oppure si potrebbe lasciare leggermente un po' più di acqua in modo tale che faccia il suo mestiere. Comunque, al di là di questo, devo dire la verità, qui sto premendo apposta in modo tale che si imbeva. Vedete che fa fatica a stare negli angoli, ma infatti avevano fatto questi 4 angoli di rame che erano molto molto utili secondo me, sia per tenere giù il foglio sia per un discorso appunto di batteri che non vanno a far andare a male, diciamo, l'ambiente all'interno della wet palette. Vediamo che cosa dicono, se è previsto anche per la wet palette piccola. Io per esempio vi dico che
preferisco sempre le wet palette più compatte. A me quelle XL, quella roba là gigantesca, non ho mai capito cosa c'è di così fantastico in questa cosa. Per carità, avete sicuramente un sacco di spazio per poter fare praticamente sfumature direttamente sulla wet palette e poi sfruttare quella sfumatura sulla miniatura, ma insomma si fa anche qua perché fate delle micro gocce e non lo so, preferisco una cosa un po' più compatta e magari rifarmi un altro foglio per vedere. Comunque direi che adesso è pronta e non è niente male, si sente proprio appunto la carta un po' più spessa, sotto la spugna ha tenuto l'acqua e devo dire la verità non è male neanche quello, e adesso non resta altro che vedere se questa cosa dura. Quindi la cosa che possiamo fare è per esempio andare a mettere un nero e un bianco, mandarli verso il grigio e fare in modo che durino all'interno della wet palette. Magari fra una settimana vi faccio vedere un aggiornamento in foto sui post per capire se durano. Quindi vi prendete una goccia di bianco, se esce, perché lo stiamo usando tantissimo per HeroQuest 3D e quindi ne abbiamo poca qui di bianco su questo barattolino. Qui abbiamo un nero che è un po' più liquido, quindi durerà un po' di più sicuramente, e poi con il nostro pennello andiamo qua a prendere un pennellino, eccolo qua, un po' più grande. Allora, qui abbiamo questa prova da fare sul bianco, questa prova da fare sul nero. Vedete qui il nero in realtà non si è mescolato bene e quindi andiamo a farlo perché non ha senso in questo modo qua, così liquido vuol dire che non si è ancora mescolato bene il pigmento con il legante e quindi abbiamo più olio che altro, che è il medium famoso che poi mettono a parte, no? Allora andiamo a mescolarlo per bene e poi lo usiamo sulla wet palette. Eccolo qua. Allora vediamo un pochino, ovviamente ormai rimarrà un po' più liquido perché c'è anche questa parte qui, e poi andiamo a mescolare e lasciamo così e vediamo a questo livello, che non so se vedete ora, ecco qua, vediamo a questo livello quanto dura. Tra una settimana circa apro e facciamo questa prova per vedere se è marcito tutto, che qui tra le altre non c'è il rame famoso, quindi dipenderà solamente dal silicone, no? Quindi mettiamo sopra questa e facciamo questa prova. Ecco qua, voilà. Quindi ragazzi vi lascio al recap con Goblin, che mi ha chiesto assolutamente di farlo lui perché altrimenti spaccava tutto quanto lo studio, quindi facciamoglielo fare, vi prego ascoltatelo, iscrivetevi se potete in modo tale che il canale cresca. Sapete che per voi è un click, per noi è riuscire a fare in modo di darvi più contenuti. Ci vediamo alla prossima puntata. Naviganti del lobby, diciamo innanzitutto che io non uso la white palette perché sono cose che usano solo i naviganti del lobby e io no, non ho bisogno di queste cose, uso la magia e dipingo comunque. Quindi, al di là di questo, insomma, penso che a voi piaccia un sacco, mi è piaciuta questa idea del portacellulari, mi è piaciuta anche l'idea del nuovo foam che sembra schiumoso e spugnettoso, insomma, bisognerebbe usarla. Comunque, se andate sul sito della Game Envy la potete già acquistare. A parte questo, mi raccomando, cliccate sulla campanellina e dopo aver iscritti, perché siamo il vlog più bello e più grande del mondo! We could be the